Fabrizio Romano svela i piani dell'Inter per il 2026. Negli ultimi giorni il giornalista ha sganciato una delle prime bombe di mercato per il prossimo anno, con l'Inter che sembra aver già fissato i primi due colpi in difesa. Secondo quanto riportato appunto dal giornalista, i nerazzurri sarebbero pronti sia ad andare a confermare alcuni dei protagonisti di questo avvio di stagione, ma anche ad aprire un nuovo ciclo, specie nel reparto arretrato. Ne parliamo, amiche e amici nerazzurri, in questo nuovo contenuto. Prima di iniziare, come sempre, io vi ricordo di supportare e sostenere il progetto Passione Inter come fate ogni giorno con un like al video, l'iscrizione al canale e soprattutto se siete veri nerazzurri, se siete amanti di questi colori, non potete che prendere parte anche al nostro club di Passione Inter, dove tutti i giorni si discute di tutti i temi nerazzurri del momento. E allora io oggi con voi voglio partire da un nome preciso, che è quello di Manuel Akanji, arrivato all'Inter dal Manchester City con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ma con due condizioni che potrebbero trasformare questo diritto di riscatto in obbligo. La prima è la vittoria dello scudetto, la seconda riguarda invece il numero di presenze. Akanji deve appunto giocare almeno il 50% delle partite stagionali. In quel caso, al verificarsi di queste due condizioni, il diritto diventerebbe obbligo di riscatto da parte del club nerazzurro, un diritto che però ad oggi sembra già non, per così dire, non avere dubbi, perché appunto Fabrizio Romano in questo senso si è sbilanciato e vi cito esattamente quello che ha detto il giornalista sul difensore nerazzurro, perché le parole sono state queste: l'Inter riscatterà Akanji al 101%, quindi dando più che una certezza su quello che sarà il futuro di questo giocatore, perché la società, il mister, insomma, sembrano molto soddisfatti del suo rendimento, ma non solo, perché ha aggiunto un altro dettaglio Romano che appunto sveleremo tra poco. Ricordiamo il rendimento di Akanji in questa stagione. Lui arriva praticamente prima della partita contro la Juventus, partita che poi gioca da titolare. Da quel momento in campionato fa tutte le partite da titolare, quindi quattro presenze dal primo minuto in campionato, gioca anche in Champions League contro l'Ajax dal primo minuto e poi lo vediamo subentrare a Bissek a partita in corso nella gara contro lo Slavia Praga, l'unica in cui finora è rimasto in panchina, ma in ogni caso lo abbiamo visto comunque apparire in tutte le partite nerazzurre da quando è arrivato a Milano. Come dicevo, Romano in questo senso si sbilancia molto perché l'Inter sembra non avere veramente dubbi su quello che dovrà essere il futuro di questo giocatore. In questo discorso si inserisce comunque anche la situazione di Benjamin Pavard. Ricordiamo ovviamente che il francese in questo momento è al Marsiglia, arrivato anche lui con un prestito oneroso da 2 milioni e mezzo, con un diritto di riscatto da 15 milioni. Quindi a fine stagione ovviamente i francesi potranno decidere se riscattare o meno il giocatore, che comunque ha iniziato bene anche lui al Marsiglia. Tutto fa pensare che possa o appunto rimanere in Francia oppure magari ricevere un'offerta altrove. In questo momento io personalmente non penso di poter così immaginare un rientro di Pavard all'Inter, perché sappiamo che comunque sia il suo saluto non è stato, non è dipeso per così dire da un discorso tecnico-tattico, ma piuttosto da un discorso ambientale. Ecco, è stata una separazione data più dal contesto che da un discorso prettamente tecnico. Per questo ribadisco che ad oggi il suo ritorno mi sembra abbastanza difficile da poter immaginare, e contestualmente questo ovviamente si collega poi alla permanenza eventuale di Akanji, che così eventuale non sembra, appunto perché ad oggi le intenzioni dell'Inter sembrano essere quelle di tenerlo ben saldo a Milano, un giocatore con tantissima esperienza che, lo ricordiamo, in questo inizio stagione sta dando già da subito degli ottimi segnali e sta dando, tra virgolette, un po' di problemini a Jan Bissek, che è stato un po' anche uno dei temi di questo inizio stagione. Bissek che è rimasto in panchina per più partite forse di quelle che
quasi tutti si sarebbero aspettate, con una presenza da titolare contro l'Udinese, gara poi persa tra le mura di San Siro dall'Inter. Poi l'abbiamo rivisto in Champions League contro lo Slavia Praga. Però diciamo che appunto il minutaggio in questo momento è scarso per il giocatore, che probabilmente avrà il suo spazio nel corso della stagione, e secondo me questa gestione da parte di Chivu del giocatore dipende un po' da quello che è l'atteggiamento di Chivu con i giocatori in generale. Cioè lui sta dimostrando che vuole dare spazio e vuole premiare soprattutto quelli che fanno bene. Non ha avuto problemi a sostituire Dumfries e a renderlo poco contento nell'ultima partita a San Siro contro la Cremonese. Sta dimostrando che comunque il rendimento conta molto su quelle che sono poi le scelte. Bissek in questo inizio stagione purtroppo non ha fatto vedere il meglio di sé, tutt'altro, e quindi probabilmente questo impiego dipende anche dal rendimento. Bisogna anche dire che dall'altra parte c'è un giocatore d'esperienza come Akanji, che comunque sta entrando nei meccanismi dell'Inter, e quindi è anche giusto dare spazio a lui per appunto la fase di rodaggio e quant'altro. Però appunto Bissek in questo momento sicuramente è uno dei giocatori che stiamo vedendo meno in campo da titolare. Quindi Akanji dovrebbe rimanere all'Inter per quella che è stata l'affermazione abbastanza così netta di Fabrizio Romano. E però, come dicevo prima, come vi anticipavo, il giornalista ha anche aggiunto un altro dettaglio, perché ha detto che l'Inter non si fermerà al discorso Akanji, tutt'altro, perché la società vuole inserire almeno un altro centrale per la prossima estate, per ringiovanire il reparto difensivo. E ovviamente quando si parla di ringiovanimento della rosa, il collegamento inevitabile va sui due giocatori in scadenza, che sono Acerbi e De Vrij. Lo ricordiamo, entrambi in scadenza nel 2026, entrambi pilastri della difesa nerazzurra, entrambi insomma che stanno continuando a dare tanto anche in questo inizio stagione, ma che si accingono comunque a salutare con ogni probabilità l'Inter nella prossima stagione. E quindi da parte della società c'è sicuramente la volontà di costruire comunque un reparto moderno, giovane e dinamico. In questo contesto rientra un nome, perché l'Inter ha mandato degli osservatori nella gara di Champions League tra Atalanta e Bruges per visionare Alexander Stankovic, del quale parleremo tra poco, ma anche un altro nome, Joel Ordóñez. Adesso vi mando anche la foto del giocatore. E si tratta appunto di uno dei difensori più, mi viene da dire, promettenti d'Europa, perché comunque i riflettori sono molto puntati su di lui. È un classe 2004, alto 1,85 m, ecuadoriano, di piede destro, ed è già valutato oltre 30 milioni di euro nonostante la giovane età. Qui c'è una piccola curiosità sul giocatore che voglio condividere con voi, perché ha avuto un destino simile a Lookman, nel senso che appunto il difensore voleva trasferirsi in estate all'Olympique Marsiglia, ma il Bruges ha rinunciato all'offerta da 25 milioni più bonus da parte del club, chiedendone molti di più, almeno una quarantina di milioni, tra parte fissa e bonus. E da questo ne è seguito, esattamente come è successo con Lookman tra Atalanta e Inter, una vera e propria telenovela, perché comunque Ordóñez ha deciso di saltare diversi allenamenti per forzare la cessione, ma alla fine è rimasto insomma nel club belga, con il quale ha un contratto fino al 2029. Saltato allenamento, ma non solo, perché ha anche saltato 4 partite di campionato, dopo aver giocato da titolare la prima e tra l'altro avendo anche segnato. Quindi ha giocato da titolare la prima partita, dopodiché ha saltato 4 impegni di campionato e poi è ritornato. In questo momento sta giocando ovviamente al Bruges, ma come dire, era con un piede già fuori dal club e è stato, tra virgolette, forzatamente, mi viene da dire, trattenuto, e questo mi fa ancora più pensare che magari
nella prossima estate si possa pensare di tornare sul discorso cessione, anche per accontentare il giocatore, che a quanto pare comunque ha sicuramente un po', come dire, ha avuto problemi, ecco, con il club da questo punto di vista, ed è una situazione appunto che mi ha ricordato molto quello che è successo tra Atalanta, Inter e Lookman, anzi tra l'Atalanta e Lookman per meglio dire. Mi mantengo un attimo sul discorso Bruges, perché come dicevo prima l'Inter ha mandato degli osservatori per vedere appunto Ordóñez, ma non solo, anche Alexander Stankovic, gioiellino nerazzurro del quale ha parlato anche il nostro Lorenzo. Anzi, mi sa che vi lascio alla fine di questo video l'approfondimento che aveva fatto Lorenzo su questo giocatore. Figlio d'arte, ovviamente, talento del vivaio nerazzurro, che dopo un'ottima stagione a Lucerna sta stupendo anche in Belgio con il Bruges. 7 presenze da titolare su 9 in campionato, 2 da titolare in Champions League e 2 presenze nelle qualificazioni alla Champions League su 4 partite totali. Ricordiamo che l'Inter ha ceduto il giocatore incassando circa 10 milioni di euro, ma con un occhio al futuro, perché l'Inter ha un diritto di riacquisto fissato a 23 milioni circa nel 2026 e a 25 milioni circa nel 2027. Questo è un chiaro segnale che il club crede ancora ovviamente nel suo potenziale e vuole mantenere la possibilità di riportarlo a casa. Quindi il fatto di averlo ceduto al Bruges è sicuramente segno del fatto che l'Inter ha deciso di valorizzare questo giovane, classe 2005, esattamente come Pio Esposito, ma che dall'altra parte ha tenuto la porta aperta per eventualmente riportarlo a casa. Quindi potrebbe essere anche lui un altro colpo eventuale del mercato nerazzurro del 2026. Stiamo pensando al futuro, ma dobbiamo pensare anche al presente, perché siamo in piena sosta per le nazionali, con tanti giocatori dell'Inter che sono partiti con le proprie nazionali per i vari impegni in giro per il mondo, e quindi accenniamo al volo al discorso delle convocazioni con l'Italia che ancora fa affidamento su tanti nerazzurri: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Francesco Pio Esposito e Davide Frattesi, Lautaro Martinez ancora con la sua Argentina, anche Sucic è partito con la sua Croazia, Denzel Dumfries e Stefan De Vrij convocati entrambi dall'Olanda, Zielinski con la Polonia, Manuel Akanji è partito con la Svizzera, Hakan Çalhanoğlu con la Turchia, Çalhanoğlu che è rimasto in panchina per tutta la gara contro la Cremonese, e lo ricordiamo, abbiamo anche il nostro video che vi abbiamo condiviso di lui che dopo Inter Slavia Praga esce un po' acciaccato, parte con la Turchia, quindi tutto ci fa pensare che il problema sia rientrato. E Carlos Augusto, sono molto felice della convocazione di Carlos Augusto con la nazionale brasiliana, chiamato da Carlo Ancelotti. Tutti gli altri, tutti coloro che non partiranno con le proprie nazionali, saranno impegnati però questo venerdì 10 ottobre alle 18 in un assaggio, se così si può chiamare, della gara di Champions League contro l'Atletico Madrid. In programma appunto venerdì 10 ottobre alle 18 in Libia, a Bengasi, spero di pronunciarlo bene, e appunto questa amichevole sarà quasi un antipasto della gara di Champions League, un po' come lo era stato in realtà, o meglio, non antipasto sicuramente della Champions League, ma un modo per continuare a far giocare i nostri nerazzurri anche durante la sosta, la gara con il Padova, che ricordiamo insomma vittoria dell'Inter durante la precedente sosta. E allora ragazzi, oggi ci siamo mossi un po' tra futuro, ma siamo rimasti anche un po' ancorati al presente. Io vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di tutto questo, se i nomi che abbiamo fatto vi entusiasmano. Io so che i giocatori cresciuti nel vivaio Inter, quindi nello specifico Stankovic, vi ispirano molto, quindi vi aspetto qui sotto per sapere un po' che cosa ne pensate. E nulla, come vi ho promesso prima, vi lascerò nel link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast il contenuto di approfondimento sul discorso Stankovic, per l'appunto, e allo stesso modo per chi ci sta seguendo su YouTube potete recuperarlo esattamente qui.